dice che le fotografie, così come qualsiasi altra cosa che rifletta l'immagine di una persona, come gli specchi, catturino l'anima. Attualmente nel mondo ci sono popolazioni indigene o considerate primitive alle quali forse occorrerebbe chiedere il permesso prima di fare loro una fotografia, perché pensano che su quella carta patinata venga imprigionato qualcosa che deve rimanere nella persona. Prima della fotografia e prima del daguerrotipo, che era il primitivo procedimento fotografico, cosa c'era per raffigurare le persone? C'era la pittura, c'erano i quadri, e anche i quadri sono oggetto di parecchie superstizioni. Si ritiene che alcuni ritratti, conservino l'anima delle persone ritratte, ne catturino l'aura negativa, nel caso ci fosse, e venga come sparsa nel luogo dove il quadro viene appeso o trasmessa alle persone che guardano quel quadro. Ci sono quadri che incutono paura, ci sono quadri che ti catturano, quadri che vorresti quasi entrarci dentro, quadri dove il soggetto sembra che invece voglia uscire, quadri dove la persona raffigurata ti guarda e ti osserva e ti segue. Abbiamo deciso di parlarvi di una serie di quadri particolari, quadri considerati misteriosi e addirittura maledetti. Se voi digitate su Google quadri maledetti, salteranno fuori questi quasi sicuramente. Il primo di cui vi vogliamo parlare è questo qua. Si intitola Love Letter ed è stato dipinto da Richard King nel 1887. Raffigura una bambina, una bellissima bambina, vestita in maniera elegante, porta in mano un mazzo di fiori e nella mano destra una lettera, una love letter, una lettera d'amore. La bambina ha due occhi meravigliosi, due occhi stupendi. Che cos'ha di particolare questo quadro? Questo quadro è considerato maledetto perché la bambina raffigurata, che si chiamava Samantha Houston, figlia di un senatore, si trovava in un albergo con il papà e giocava con la propria palla tra i corridoi dell'albergo. La palla cadde giù dalle scale, la bambina per rincorrerla infilò le scale anch'essa, purtroppo cadde e morì all'istante rompendosi la spina dorsale. Ovviamente l'accaduto fu ovviamente tragico, ma colpì le persone, oltre ovviamente alla famiglia, ma le persone dello stesso hotel. Passato il momento della cruda e nuda tristezza, il padre volle fare dipingere un quadro che fu assegnato a Charles Trevor Garland, il quale dipinse l'originale, che è conservato attualmente in una cassaforte. Nell'hotel, il Driskill Hotel, dove la bambina morì, è conservata invece una copia dipinta da Richard King. Questa copia è stata messa al quinto piano e le persone che passano davanti a questo quadro non si sentono a proprio agio, si sentono angosciati, nel guardare la bambina si sentono catturati, e ci sono testimonianze dei dipendenti dell'hotel che dicono che ci sono problemi di funzionamento negli ascensori, rumori nelle stanze e oggetti che volano fuori dalle stanze. In più si sentono le voci, o meglio le risate della bambina che corre per i corridoi e il rimbalzare della palla lungo le scale. C'è inoltre la testimonianza di un ospite dell'hotel, il quale dichiarò che un giorno, mentre era in doccia,
si sentì come spingere. E visto che questo signore aveva una bimba più o meno dell'età di Samantha, attorno ai 4-5 anni, più 4, perché sembra grande ma è una bimba piccola, si sentì spingere. Lui aveva questa bimba che di solito gli faceva questi scherzi. Quindi cosa fece? Adottò lo stesso sistema che adottava con la figlia. Lasciò delle caramelle sul letto. Probabilmente Samantha gradì il regalo e questi scherzi finirono. Questo è il primo quadro. Il secondo quadro che abbiamo scelto è quello che ho in mano. Si intitola The Hand Resist Him, che in italiano suona malissimo perché vuol dire le mani gli resistono, di Bill Stoneham. È stato dipinto nel 1972 in California ed è famoso perché è considerato il quadro maledetto di eBay. La sua storia inizia quando viene ritrovato in un magazzino da un signore che, incuriosito, l'ha preso e l'ha portato a casa. Solo che la figlia piccola che aveva in casa piangeva in continuazione ogni volta che vedeva il quadro. In più, cosa succedeva? Di notte, se capitava che si alzava per bere o cose varie e passava davanti al quadro, aveva tutta la sensazione che i due personaggi avessero l'intenzione di uscire dal quadro stesso. Il quadro che cosa rappresenta? O meglio, cosa si vede nel quadro? Si vede innanzitutto un bambino di più o meno 4 anni, una bambina, sembrerebbe una bambina, in effetti è una bambola, in quanto se noi osserviamo, se si riesce a vedere le giunture delle braccia e delle gambe e della mascella, ha dei bulloni e quindi in tutto e per tutto è una bambola che tiene in mano una pila, come se fosse la pila che le serve per muoversi, e dietro a questi due bambini, diciamo così, abbiamo questa enorme vetrata sulla quale compaiono delle mani. Ovviamente un quadro del genere non ispira tanta allegria, ispira sicuramente angoscia, e il signore che l'aveva trovato nel magazzino decise di sbarazzarsene. Lo vendette ad una coppia, sempre della California, che lo acquistò tranquillamente e lo tenne anche per un certo periodo di tempo, finché decise essa stessa di venderlo e di metterlo su eBay perché non ce la faceva più. Ed infatti la descrizione che misero su eBay parlava di un quadro vivo, un quadro che si muoveva, nel senso che i personaggi cambiavano posizione, cambiavano espressione e spesso, così diceva l'annuncio, uscivano dal quadro e giravano per la casa. Di sicuro, come ho detto prima, il quadro è angosciante, non ispira allegria, non ispira spensieratezza, ma questi due bambini, il bambino innanzitutto ha questa faccia corrucciata che ti guarda fisso e ti cattura. Ovviamente fu contattato il pittore, l'autore del quadro, il quale rimase stupito perché nelle sue intenzioni non c'era affatto quella di dipingere un quadro tra virgolette negativo, anzi lui disse che voleva rappresentare quella che era in un certo senso la vita. Fatto strano, visto che quello che trasmette è tutt'altro. Infatti il bambino è lui stesso quando aveva attorno ai 4 e ai 5 anni e con lui voleva rappresentare la fanciullezza. La bambola rappresenterebbe una guida che ti accompagna nella vita, mentre invece le mani sono le varie opportunità che la vita ti offre. Quello che noi leggiamo guardando il quadro è sicuramente tutt'altro. Lui le buone intenzioni le ha messe, forse non sono state del tutto realizzate.
Il terzo quadro di cui vi vogliamo parlare è questo. Si intitola La madre morta e il suo autore, se lo osservate bene, è riconoscibilissimo. La bambina in primo piano, quella vestita di rosso ovviamente, che tiene le mani alle orecchie, occhi sbarrati e soffoca un grido, ci ricorda un altro quadro di questo autore, cioè l'urlo. Infatti l'autore del quadro che ho in mano è Munch, Edvard Munch. Per parlare di questo quadro e in generale della produzione di Edvard Munch occorre risalire alla sua infanzia, un'infanzia triste, caratterizzata da dolore e morte. All'età di 5 anni Edvard Munch assiste alla morte della madre, morta di tubercolosi, e poco più grande assiste alla morte della sorella, sempre per lo stesso motivo. Munch cresce in un ambiente familiare caratterizzato da malattia, morte, dolore. Lui stesso cresce schivo, misogino, quindi con una sorta di repulsione, brutto da dire, nei confronti del sesso femminile, e nevrotico, al punto da essere in cura presso psichiatri. Però con la pittura trova una sorta di valvola di sfogo e si libera da quelli che sono i suoi dolori, le sue paure, le sue angosce, anche se dipinge quadri non molto entusiasmanti, diciamo, o almeno una parte dei suoi quadri. Quello che ho in mano rappresenta una stanza dove nel letto c'è una donna morta. Ci sono delle donne, delle signore che vegliano la defunta, e in primo piano appunto questa bambina che soffoca questo dolore atroce che sicuramente sta provando per la morte della mamma. Ovviamente quella bambina rappresenta Munch, che ha assistito alla morte della sua stessa mamma. Il quadro è a dir poco ipnotico, perché gli occhi sbarrati della bambina catturano lo spettatore al punto quasi da trascinarlo dentro al quadro stesso. Chi lo osserva, e lo osserva attentamente come catturato dallo sguardo della bambina, ne viene, prova innanzitutto angoscia, ma sprofonda esso stesso nel terrore, perché l'atmosfera che si respira non è per niente positiva. Addirittura si dice che la versione in carboncino sia ancora più angosciante, perché l'immagine della bambina sembra, o meglio lo sguardo della bambina sembra proprio seguire lo spettatore, ecco, e lo cattura. In più si dice che si sente il rumore del fruscio delle lenzuola del letto dove si trova la defunta, cosa strana in quanto la persona è morta e quindi dovrebbe stare ferma. C'è chi sostiene che di aver sentito proprio il fruscio delle lenzuola. Munch non fa altro che rappresentare quella parte negativa e brutta della sua infanzia, dove lui stesso dice di aver visto gli angeli neri della morte e della paura, che l'hanno sempre osservato dalla culla, e non fa altro che farlo trasparire nei quadri che dipinge. Il quarto quadro di cui vogliamo parlarvi in realtà non è uno solo, ma una serie di quadri riconoscibilissimi, cioè i quadri dei bambini che piangono. La storia della maledizione che segue questi quadri inizia negli anni *80, quando nel 1985 in Inghilterra, nello Yorkshire, una signora stava cucinando la cena per il proprio marito. Quando il marito ritornò a casa,
la moglie iniziò a parlare con lui, dimenticandosi totalmente del cibo sui fornelli. Il cibo prese fuoco e prese fuoco anche la cucina, tutto si incendiò. Quando arrivarono i pompieri, ovviamente spensero l'incendio e fecero la conta dei danni. E cosa scoprirono? Scoprirono che tra le tante cose bruciate nella casa, una non bruciò, e cioè un quadro che rappresentava un bambino che piangeva. La cosa in sé può anche non essere così eclatante, ma il capo dei pompieri fece 1+1, nel senso che dichiarò ai giornali che nell'ultimo periodo si stavano verificando un numero considerevole di incendi casalinghi, e nella maggior parte di questi incendi risultava che un quadro rappresentante un bambino che piangeva non bruciava. Ovviamente la cosa stupì ed arrivò alle orecchie del The Sun, il giornale della zona, il quale vide, annusò la notizia, no? Si cominciò subito a parlare di maledizione, di fenomeno paranormale, e furono chiamati dei medium per cercare di capire la causa di questa situazione. La cosa in sé è più semplice di quella che si vuol far credere, nel senso che cosa succedeva, o meglio, cos'era successo? In sé niente di particolare, perché proprio in quel periodo questi quadri, negli anni '80 appunto, erano parecchio venduti, erano un soggetto molto ricercato dalle varie famiglie, perché erano i soggetti sono sì tristi, ma tutto sommato belli e ben dipinti. Quindi era normale che nella maggioranza delle case inglesi, in questo caso, ci si trovasse un quadro di questo tipo. Quindi quando capitavano questi incendi era molto probabile trovare quadri rappresentanti bambini che piangevano. Ma perché non bruciavano? Non bruciavano semplicemente perché quando il quadro viene sollecitato e cade, più facilmente cade di faccia, no? Così. Quindi la parte dipinta rimane più riparata, difficilmente brucia all'istante. In più la cornice di quei quadri, così come veniva venduta all'epoca, era trattata con una vernice particolare, molto resistente, che impediva il bruciarsi facilmente, era ignifuga, per cui questi quadri rimanevano, se non intatti, perlomeno per la maggior parte, dando l'impressione di non bruciare mai, tanto più che qualcuno, seguendo la notizia del The Sun, del giornale, tentò di bruciarlo, ma non ci riuscì. La cosa però fu chiara, non era una maledizione, ma il giornale, per andare ai ripari, per non passare per quello che aveva fatto, o meglio raccontato una notizia falsa, cosa fece? Scrisse un ulteriore articolo dicendo che chi voleva sbarazzarsi di questi quadri e quindi liberarsi da questa maledizione poteva inviare i quadri stessi alla redazione del giornale, ne avrebbero fatto un enorme falò e tutto sarebbe finito. Ed infatti alla redazione arrivarono più di 2500 quadri che furono bruciati in un enorme falò. Però la storia della maledizione è rimasta nel tempo e i dettagli della maledizione stessa variano a seconda della versione. C'è chi sostiene che l'autore dei quadri, un certo Giovanni Bragolin, avesse fatto un patto col diavolo. Pur di vendere i quadri accettò che il diavolo facesse una maledizione sui quadri stessi. Una seconda versione dice che il modello per questi quadri
fu un bambino orfano i cui genitori morirono in un incendio, un bambino chiamato El Diablo, e che era particolarmente violento e cattivo, e quindi la sua natura, la sua caratteristica era entrata nel quadro stesso. La terza versione dice che l'autore, il pittore, si servisse come modelli di alcuni bambini di un orfanotrofio e che questi bambini venissero picchiati proprio per farli piangere. La verità è tutt'altra e per fortuna molto più tranquilla. La verità è che l'autore di questi quadri si chiamava Bruno Amadio, un italiano veneto nato nel 1915, un bravo pittore di notevoli qualità, insegnante all'Accademia delle Belle Arti di Venezia, visse per parecchio tempo in Spagna e dipinse quadri di notevole valore, con soggetti come nature morte, ritratti di donna e anche soggetti religiosi. Dipinse anche bambini che piangevano, ma non ne era particolarmente entusiasta. La cosa però, accettò comunque di dipingerli e ne dipinse una serie di 27 perché una società inglese acquistò i diritti di produzione e li vendette sia in Inghilterra che in America. Bruno Amadio ne trasse guadagno, ma come dicevo prima non ne era contento, per cui si firmava Giovanni Bragolin, cioè il nome di suo zio che lavorava nel campo dell'arte e che gli permise di usare il suo nome. L'ultimo quadro di cui vi vogliamo parlare è Mademoiselle Grimpel, che voi conoscete sicuramente già, visto che gli SH hanno già effettuato un esperimento relativamente a questo quadro e in descrizione vi lasceremo il link. Mademoiselle Grimpel è un quadro di Renoir che dipingeva anche bambini, anzi era suo solito dipingere con una certa naturalezza proprio la fanciullezza, gli veniva facile rappresentarla e descriverla. La caratteristica di questo quadro è che noi vediamo una bambina, una bella bambina bionda, ma in realtà è un maschietto vestito da femmina. Questo perché Renoir era solito far vestire i maschietti da bambina proprio per estrapolare da loro il loro lato femminino, il loro lato femminile. Che cos'ha di caratteristico questo quadro? A questo quadro non piace la luce, non piace essere fotografato e chi lo fotografa, chi lo sollecita dal punto di vista della luce, scopre poi che le fotografie fatte hanno qualcosa che non va. Spesso succede. La bambina, o meglio, il bambino, cambia espressione, a volte può chiudere gli occhi come se provasse fastidio a vedere la luce. Può cambiare espressione della bocca, oppure il quadro può risultare, o meglio la fotografia può risultare sfocata. Spesso è successo e se vi ricordate qualcosa era capitato anche nel video precedentemente detto nell'esperimento fatto dagli SH. Allo stesso modo una copia di questo quadro si trova al Museo dell'Impossibile, dove altri fotografi hanno effettuato fotografie e qualcosa di strano è successo. Quello che sembra essere certo è che non è tanto il quadro in sé e quindi l'originale, ma visto che succede più volte con varie copie, il problema è nel soggetto rappresentato. Molto probabilmente, e non possiamo dargli torto, il bambino esprime in qualche modo il suo disagio, la sua rabbia, per essere vestito in questo modo e di conseguenza questo suo stato d'animo traspare nelle fotografie che gli vengono fatte.
a lui non piaceva essere vestito così e in un qualche modo lo trasmette a chi lo guarda. Bene amici, abbiamo appena finito di fare il nostro documentario. Lara si è spaventata perché stava rimettendo a posto Mademoiselle Grimpel, ma cos'è successo? È successo che mentre lo toccavo ho sentito la scossa, cioè ho sentito la scossa toccandomi, insomma, mi sono ritratta un attimo Sì. e ho avuto un attimo no, spaventata no, però Comunque hai sapendo il preso la quadro. scossa, come Esatto, mettere le mani nella Sì, presa. cioè, l'ho toccato, sì, quando, no, non quando metti le mani nella presa, quando tocchi qualcosa di elettrico, no? Quando tipo Sì, chiudi la macchina e certo. c'è il tic, no? Senti Sì, il sì, tic. sì, chiarissimo. Sì, sul momento neanche più di tanto, però tra tutti i quadri, proprio quello di Mademoiselle Grimpel, È un po' ho particolare avuto la cosa. quell'attimino però poi vabbè. Per il non ci ho resto più sei stata pensato. bene durante le riprese del documentario, sei Sì, stata no, bene. tranquillo. Ok. C'erano le candele che ogni tanto davano per conto proprio, Sì, è vero. però insomma, soprattutto questa ballava tantissimo. Sì, adesso abbiamo spento Adesso le tutto abbiamo ragazzi, spente perché sì. giustamente sì. Quella lì vicino al quadro della bimba? Questa Sì, 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 sì. questa qui aveva la fiamma molto allungata Sì. e ballava parecchio. E Quello vabbè, sì. insomma, adesso valuteremo, quando monteremo il video vedremo cosa è successo, se è Sì, successo se è successo qualcosa. Stando qua vicino, Ecco, l'unica appunto, cosa è stata stando... quella, l'unica cosa è stata quella nel posizionare la Mademoiselle Grimpel, Sì, la scossa, ecco. certo. Ma non ti dà fastidio star vicino, chiamiamolo al piccolo museo, no? No, Ok, anche perfetto. perché ho tenuto in mano tutti i quadri, per cui Certo. è stato tranquillamente. Bene. L'unica cosa è quella lì. Va bene, allora, siccome ho la telecamera rivolta verso di te, dillo tu di iscriversi al canale. Niente, nel salutarvi vi diciamo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella se volete e seguiteci. Ok, benissimo, a presto con nuove avventure. Ciao! Ciao.